Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto per non perdere nessun aggiornamento. Grazie di cuore. Quello che è successo nelle ultime ore ha scosso il mondo dello spettacolo turco e non solo. Il giovane attore Erkan Merik sta attraversando un momento che nessuno vorrebbe vivere. Stando a quanto trapela dal suo entourage più stretto, la sua compagna, Azal Suba, è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di un serio problema di salute. Al momento non è stata diffusa alcuna diagnosi ufficiale, e proprio questa mancanza di conferme alimenta ansia e apprensione tra familiari, amici e milioni di fan. Negli ultimi giorni, Erkan è apparso in evidente affanno. Gli amici lo descrivono come provato, silenzioso, completamente concentrato su Azal. Erkan è a pezzi, non la lascia un attimo, confida chi gli è vicino. È sempre in ospedale, passa intere ore a parlare sottovoce con i medici, poi rientra a casa quando è obbligato a riposare, e spesso, dicono, non chiude occhio neppure all'ora. Un cambiamento netto per chi era abituato a vederlo energico, comunicativo, presente sui social con post pieni di positività. Adesso i suoi profili tacciono, come se ogni energia fosse stata dirottata nel corridoio di quella clinica, davanti a una porta che si apre e si chiude con tempi che non dipendono da nessuno. Fino a poco fa, i riflettori erano su Azal per motivi ben diversi, nuovi progetti, inviti, un'agenda fittissima. Sembrava un periodo di slancio, una di quelle fasi in cui tutto accelera. Poi, di colpo, la notizia del ricovero ha gelato l'entusiasmo collettivo. Le fonti interne al settore parlano di una corsa contro il tempo affrontata con prudenza e rigore. Ma una cosa appare chiara a tutti: Erkan è lì, stabile come un pilastro, a sostenere, ad ascoltare, a farsi carico di ogni dettaglio pratico, mentre fuori si ammucchiano fiori e biglietti, e sui telefoni fioccano messaggi di affetto. Il fermento sui social è stato immediato. Molti fan, incapaci di restare a guardare, si sono dati appuntamento davanti all'ospedale per un saluto rispettoso, un pensiero, una candela. Altri hanno organizzato vere e proprie catene di preghiere virtuali. L'hashtag cancelletto Azal Subastameglio ha iniziato a scalare le tendenze con una rapidità che dice tutto sull'amore del pubblico per la coppia. Accanto a questa ondata, però, si alza anche la voce di chi chiede discrezione. Dal loro giro più fidato filtra un messaggio chiaro. Stanno facendo di tutto per rimanere calmi e superare questo passaggio con equilibrio. Chiedono solo silenzio e rispetto. Così, mentre il web esplode, Erkan e chi gli sta intorno provano a costruire una bolla, piccola ma solida, in cui custodire ciò che conta. Diversi volti noti dello spettacolo hanno fatto sapere, pubblicamente o in privato, di essere pronti a dare una mano. Non si tratta solo di parole di circostanza. Ci sono gesti concreti, come la gestione delle incombenze, l'invio di specialisti per consulti, l'attenzione ai dettagli più minimi, tutti invisibili agli occhi del grande pubblico, ma quotidiani e fondamentali quando la realtà si riduce a un letto di ospedale. In molti attendono una dichiarazione ufficiale sullo stato di Azal, che dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, l'atteggiamento di Erkan, il suo restare, il suo dire poco e fare molto, viene riconosciuto come un esempio di presenza e devozione. Le voci, ovviamente, si rincorrono. C'è chi sostiene che Erkan non dorma da giorni, che il suo tempo sia un pendolo tra una sedia di plastica accanto a un monitor e la doccia più veloce del mondo a casa. C'è chi sussurra che abbia rinunciato a impegni importanti, a una serie di colloqui e a proposte di lavoro prestigiose, pur di esserci. Dal suo ambiente trapela che non è il momento delle opportunità, ma delle priorità. E la priorità adesso ha un solo nome: Azal. L'incertezza sanitaria rimane, ma si fa strada una definizione che i medici usano con estrema cautela: condizioni critiche ma stabili. Una formula che per chi ama significa respirare appena e aggrapparsi a ogni piccolo segnale positivo. Negli spazi d'attesa del reparto, i racconti diventano quasi rituali. Qualcuno dice che Erkan parla a Azal come se fosse nella stanza accanto, che le racconta la giornata per intero, che le porta la sua musica preferita a volume bassissimo,
che chiede ai dottori spiegazioni lentamente, una per una, finché non ha capito ogni passaggio. C'è una frase, trapelata da una fonte vicinissima, che riassume tutto: resteremo al suo fianco finché non tornerà a sorridere. Il resto non conta. E dall'entourage arriva anche una puntualizzazione severa. Quello che si legge qua e là non corrisponde alla realtà. Le notizie sono selettive e spesso incomplete. Fidatevi solo delle comunicazioni che verranno diffuse ufficialmente. Nel frattempo, un'ondata di tenerezza attraversa la fanbase più giovane. Le bacheche si riempiono di foto della coppia, di ricordi, di scene dei loro set, di momenti rubati alle interviste. Sostenersi quando il cielo si oscura è il segno più limpido dell'amore, scrivono tanti. È naturale, allora, che si moltiplichino le letture romantiche di ogni gesto di Erkan. La sua scelta di non apparire, di non trasformare questo dolore in spettacolo, viene interpretata come una dichiarazione silenziosa ma potente. E più il silenzio resta, più la curiosità cresce. Gli addetti ai lavori concordano su un punto: qualsiasi sia la diagnosi, il modo in cui Erkan sta attraversando queste giornate lascerà il segno. L'assenza dai social è totale, le storie sono sparite, i post sospesi. Secondo alcuni, è in atto un congelamento di tutto ciò che riguarda vita privata e carriera, un gesto radicale che parla da sé. La voce corre, sceneggiature ignorate, telefonate rimandate, incontri cancellati. Erkan non pensa ad altro che a Zal, non esiste nient'altro per lui adesso, dicono chi lo conosce davvero. In un mondo che corre, questo rallentamento improvviso attira sguardi e commenti, e accende un dibattito su cosa conti davvero quando una coppia è messa alla prova. Le speculazioni, come sempre, si dividono. Per alcuni la situazione sarebbe più seria di quanto si voglia ammettere, per altri la prudenza è stata scambiata per allarme. In mezzo, la verità procede con la gradualità dei protocolli clinici, fatta di ore che passano lente e di piccoli traguardi. A un certo punto, filtra che Azal sta reagendo, che sorride con gli occhi quando sente la voce di Erkan, che i parametri sono sotto controllo, benché la terapia intensiva resti necessaria. Serviranno settimane, spiegano i medici. E questa parola, settimane, diventa un orizzonte nuovo, duro ma chiaro. Intanto, continuano le iniziative dei fan. Le composizioni floreali si moltiplicano, le buste si accumulano all'ingresso, e lo staff dell'ospedale deve organizzare turni per smistare i messaggi. Arrivano anche piccoli doni simbolici, braccialetti con il nome di Azal, candele profumate, disegni fatti a mano. E dietro ogni oggetto si legge la stessa intenzione. Far arrivare un segnale, dire "siamo con voi" senza invadere. Attorno a Erkan, gli amici più stretti fanno da filtro, rispondono ai messaggi al posto suo, si prendono cura delle necessità basilari. Non è solo, ripetono. E questa frase, semplice, diventa una carezza condivisa. Le ultime indiscrezioni raccontano una routine sempre uguale. Erkan arriva presto, resta fino a notte fonda, spesso crolla su una poltrona e dorme poco, poi si rialza di scatto appena si muove qualcosa nella stanza accanto. Alcuni sostengono che, quando può, tiene la mano di Azal e le parla come se fosse nel mezzo di un set, usando quel tono leggero che lei adora, inventando storie che finiscano bene, ripetendo che il tempo fuori li aspetta. Non è più solo un attore, oggi è lo scudo di Azal, commenta un amico. Un'immagine che si diffonde rapidamente e che moltissimi prendono come simbolo di un amore che sa farsi concreto. Sui social, ogni frammento diventa racconto. Un'ombra nel corridoio, una foto sgranata scattata da lontano, il riflesso di un cappotto scuro nella vetrata, materiale sufficiente per alimentare thread infiniti. C'è chi bolla tutto questo come invasione, e chi invece lo vive come un modo per sentirsi vicino. In mezzo, la coppia cerca di sottrarsi al frastuono. Qualcuno mormora che alcune celebrità abbiano fatto visita in gran segreto, un passaggio rapido, pochi minuti, una mano sulla spalla, nessuna foto, nessun annuncio. La privacy, in certi momenti, non è un capriccio, è ossigeno. Molti si chiedono cosa accadrà dopo, come cambieranno ritmi e priorità quando la tempesta scemerà. Per ora, nessuno pensa davvero al dopo.
La parola d'ordine è adesso. Adesso significa restare, fare presenza, rispettare i tempi della cura, prepararsi a un recupero che non sarà immediato. Gli addetti ai lavori si aspettano che, una volta stabilizzata la situazione, venga rilasciata una nota ufficiale. Finché non accadrà, si continuerà a navigare tra indiscrezioni e reti di protezione costruite a voce bassa. Tutto questo ha un eco potente nell'immaginario collettivo. La storia di un uomo che ferma il mondo per restare accanto alla donna che ama non smette di affascinare. E non è solo romanticismo, c'è l'ostinazione concreta di chi si sporca le mani con la realtà, di chi si segna gli orari delle terapie, di chi annulla riunioni e decide che il set più importante, quello decisivo, è una stanza bianca con una luce fioca e un bip in sottofondo. In molti lo chiamano sacrificio, per chi lo vive, è semplicemente l'unica strada. Non c'è bisogno di proclami per capirlo. Basta osservare i dettagli, i giorni senza post, l'attenzione con cui gli amici evitano di taggarlo, la scelta di non trasformare il dolore in slogan. Eppure, paradossalmente, proprio questa sobrietà è diventata virale. Titoloni, commenti, analisi. Il nome di Erkan accostato alla parola altruismo rimbalza ovunque. E più passa il tempo, più la narrazione si fa limpida, un amore che, messo alla prova, non arretra. La comunità dello spettacolo, quella vera, che si riconosce dietro le quinte, osserva e impara. Alcuni, anche se non lo dicono, prendono nota. La prossima volta che un collega avrà bisogno, forse ci sarà un abbraccio in più, una telefonata in più, una presenza più attenta. E questo, al di là di tutto, è un effetto collaterale prezioso. Da un momento di fragilità nasce un modo diverso di stare insieme. Arriviamo così a oggi, con un'attesa che rimane carica di trepidazione ma attraversata da segnali incoraggianti. Da più parti si parla di progressi lenti ma costanti, di una Zal che risponde, che, quando apre gli occhi, cerca subito la voce di Erkan. Se serviranno ancora giorni in terapia intensiva, lui sarà lì. Se serviranno settimane di riabilitazione, lui sarà lì. È la promessa non detta che riconoscono tutti, anche senza comunicati. La sua presenza parla abbastanza forte da non aver bisogno di altro. E proprio mentre chiudiamo questo aggiornamento, ci arriva l'ennesima conferma dell'affetto del pubblico, messaggi, preghiere, piccoli gesti, un flusso che non si ferma. La storia di Erkan Merik e Azal Suba, in queste ore sospese, è già diventata un racconto che molti sentono proprio. Un racconto che intreccia paura e coraggio, incertezza e cura. E qualunque sarà l'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni, una cosa è certa: la dedizione di Erkan resterà a lungo nella memoria di chi sta seguendo passo dopo passo questa prova. Qui, su Turkey News Magazine, continueremo a tenervi informati con rispetto e attenzione, evitando clamori inutili. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi volete bene. A presto, e che arrivino soltanto buone notizie.